una Aprilia che mette in scena varie rivoluzioni, una Ducati che lavora sotto traccia, l'HTM che cerca di colmare questo divario e le giapponesi che continuano a lavorare sulla base dei test che hanno fatto le ultime volte grazie alle concessioni. In questo video andiamo ad analizzare tutta la giornata dei test della MotoGP che ci sono stati a Valencia in vista del 2026, cercando di sviscerare anche dettagli che magari non sono balzati subito all'occhio. Prima di andare avanti, ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche perché i prossimi video che usciranno saranno molto interessanti, quindi è importante sia per sostenere questo canale ma anche tutti gli altri contenuti che escono sui miei social. Il prossimo video che uscirà su questo canale sarà una chiacchierata con un ospite particolarmente esotico. Torna, spoiler, il format qui con me con il secondo episodio, dopo che il primo l'avevamo fatto con Ruben Chaus a inizio anno. Se ve lo siete persi, recuperatelo. Dunque, è stata una giornata abbastanza travagliata e anche frenetica perché al mattino nessuno ha girato se non 2 uscite in e out senza giro lanciato di Miller e Viñales perché la pista non era nelle condizioni praticabili di poter girare, soprattutto alla curva 6 dove Huertas in Moto2 lo scorso weekend ci ha lasciato, per modo di dire, 2 braccia perché se le è fratturate entrambe e quindi i piloti hanno iniziato a girare intorno alle 13:30, quindi c'è stato anche poco tempo per lavorare a modo. E qui do una bella stangata a Liberty Media, oppure Dorna, chiamiamola come vogliamo, con la regia internazionale, perché la trasmissione della diretta è stata interrotta alle 13 e fatta riprendere intorno alle 14:20, quindi non si sono potuti vedere i piloti che facevano i primi tempi. Una bella inculata, anche se erano dei test, perché se uno paga il servizio ufficiale proposto dalla Dorna, oppure la televisione di riferimento tipo Sky, che in questo caso non c'entra perché si appoggia appunto alla regia internazionale, diciamo, dai, non facciamo le cose col culo e facciamo le cose fatte bene, dai. Non è saltato fuori il discorso dei team radio che di solito ad ogni test che facevano portavano sempre qualche sviluppo e aggiornamento. Se non l'hanno fatto, meglio così. Teniamo come massimo quelli che fanno tra i meccanici all'interno del box, come hanno fatto anche l'ultimo weekend. Potrei fare un discorso più ampio sui team radio in un video a parte, che per me ovviamente sono bocciati e andrebbero trattati in una certa maniera, se si vogliono mettere, sicuramente non coi piloti per il loro show del cazzo che vogliono fare, ma ci sarà occasione per parlarne meglio. Vi piacerebbe, no, l'hanno provato nuovamente. Infatti mi sembrava strano di non aver trovato nulla, ma proprio mentre stavo montando il video ho trovato queste dichiarazioni di Zarco a Motorsport Francia, che l'ha bocciato completamente. Posso dire che godo. Ha detto che è fuori ruolo, ha provato e c'era un gran brivido perché ogni volta che voleva mandare un messaggio c'erano dei rumori, dei brevi rumori, come se fosse tipo quello della grandine, per intenderci, e gli hanno mandato sempre quei soliti messaggi che la direzione gara gli manda tipo coi pericoli. Sapevamo già che gli stavano testando tipo bandiera gialla, bandiera bianca e così, però li ha completamente demoliti perché ha criticato proprio il fatto che in moto queste cose qua, avere un auricolare nell'orecchio, non siamo in macchina ma il pilota si muove sulla moto e quindi quando potrebbe sentire un rumore da un auricolare potrebbe essere distratto perché appunto non siamo seduti in macchina, e quindi ha proprio detto che i piloti con il casco sono di fronte al vento, creano aria e quindi si muovono tutto il tempo, e poi con questo auricolare il casco si muove un po' e quindi non si è trovato assolutamente bene, e quindi posso dire nuovamente che godo, non mettiamo queste cose. Questa è la classifica, ma come sappiamo i tempi dei test non vanno visti per trarre delle valutazioni. Hanno girato intorno ai tempi della 12ª posizione per poi andare in giù dello scorso weekend. Però possiamo dire qualcosa su Toprak e Bullega e lo faremo quando parleremo delle singole case. Peccato che il re dei test, Maverick Viñales, non sia stato come ogni anno lì in prima posizione. Sapete che se ci fosse il titolo dei test lui sarebbe pluricampione anche più di Agostini. Però su Viñales attenzione, perché è saltata fuori questa notizia del fatto che potrebbe assumere un nuovo coach assistente per aiutarlo, e sto parlando di Jorge Lorenzo, che non ha smentito e ha detto che stanno parlando, e la stessa cosa l'ha detta Viñales, ma da come ho potuto vedere sembra che tutto sia abbastanza delineato e che sono solo dichiarazioni in circostanza per ammortizzare le voci, perché l'annuncio potrebbe arrivare presto. Prima di parlare dell'analisi tecnica, mentre ci godiamo questo magico traverso di Marini in vista dell'ultima curva, vi dico già da subito che parlando proprio di analisi tecnica io non entrerò nei dettagli particolari di come funzionano certe modifiche. Andiamo a vedere le novità che ci sono state, le commento e cerco di spiegare in parole povere, perché io non sono un tecnico, non sono un ingegnere, quindi mi limito a riportare quello che trovo in giro da fonti affidabili, quindi io non faccio analisi tecnica di mio, ma andiamo a commentare quello che è stato portato.
Da chi partiamo? Partiamo dalle giapponesi e iniziamo dalla Honda, che ha visto esordire il neocampione del mondo della Moto2, Diogo Moreira, che ha scelto l'11 come numero dato che il 10, che ha sempre avuto, è occupato dal compagno di marca Luca Marini. E la Honda è stata la casa che insieme alla Yamaha circa non ha portato molte novità rispetto alla concorrenza, però possiamo vedere bene da vicino questa configurazione del test usata da Zarco con un'aerodinamica e un codone diverso proprio come conformazione. C'è un nuovo scarico e le novità particolari riguardano proprio il retrotreno, perché se notiamo proprio il posteriore, oltre allo scarico si può vedere un codone particolare, dato che c'è una vera e propria gobba che poi scende verso la parte posteriore, e la configurazione della moto 2026 dovrebbe avere il forcellone in carbonio. Anche la Yamaha, come dicevo, non ha portato niente di trascendentale, c'è stata qualche modifica a livello aerodinamico, ma come sempre il lavoro principale è quello di sviluppare il motore V4, che è ancora a potenza limitata, non piena, e lo vediamo dalla classifica delle velocità massime, ma è stata comunque mantenuta la moto col 4 in linea per fare delle comparazioni. Ma la particolarità che è venuta fuori col motore V4, ascoltando anche l'ingegnere Giulio Bernardelle sia a Sky che a Moto.it, è che il V4 dovrebbe avere l'albero motore che non gira in senso contrario ma in senso di marcia, e questo lo si può notare dal sistema di accensione dell'aviatore. Quello utilizzato per il 4 in linea ha un senso di rotazione e quello usato per il V4 ne ha un altro, quindi sono opposti. Non vado nei dettagli perché, come ho detto, io cerco di spiegarlo in parole semplici e non in modo super tecnico, sia per me, che dovrei stare lì a capire, imparare, ma non sarebbe un problema quello, ma sia per avere un tipo di comunicazione facile senza troppi tecnicismi. Ma comunque, con questa novità probabilmente Yamaha è andata a cercare di avere carico di accelerazioni sulla gomma posteriore, forse per risolvere i problemi di grip famosi che ci sono da sempre. Ma nelle prove di partenza ci sono stati due bei rischi da parte di Miller e di Rins. L'australiano nel tentativo di attivare l'abbassatore frenando, tra un po' si stende, e lo spagnolo, sempre con lo sporco nel rettilineo, anche lui ha rischiato di finire per terra. Non abbiamo visto grandi novità dalla Yamaha e dalla Honda, perché ci sta, perché soprattutto in questi ultimi anni la Yamaha e la Honda hanno avuto le loro concessioni per girare molto più liberamente rispetto alle altre, e le continueranno ad avere anche se la Honda è salita di livello, come sappiamo. Quindi un test vale l'altro, cioè fanno molti test e se non portano novità qui lo faranno nel prossimo dove hanno le concessioni, dove ci sono anche meno telecamere. Attenzione però, perché qui per la Yamaha viene il bello. Se le altre case hanno dovuto lavorare in poco tempo il martedì, dato che la mattina non c'erano le condizioni ed è stato un po' tutto alla rinfusa, la Yamaha ha potuto usare una giornata di test aggiuntiva sempre a Valencia il giorno dopo, cioè mercoledì, grazie alle concessioni, e quindi si sono potuti concentrare molto più seriamente e cercare di approfondire lo sviluppo. Una giornata in cui Team Pramac ha dato l'opportunità a Izan Guevara, loro pilota della Moto2, di provare la MotoGP, dato che ha vinto una scommessa fatta con Paolo Campinotti, in cui se Guevara avesse vinto una gara a fine stagione gli avrebbero fatto provare la Yamaha, e la vittoria arriva proprio all'ultimo, dato che ha vinto a Valencia. Ha provato la Yamaha con il 4 in linea comunque. Parliamo di Toprak, che ha scelto il numero 7 in onore di suo padre quando correva e che ha come capotecnico Alberto Giribuola, lo storico di Bastianini, quindi anche per lui una nuova avventura con il rookie 29enne. E ovviamente non stiamo a dare giudizi a Toprak, però non ha fatto così male, secondo me è stato un primo approccio positivo. Poi chiaramente è solo un test e soprattutto i rookie devono trovare la costanza e non farci abbagliare da una sessione, ma sicuramente la sua caratteristica che risalta di più è la frenata, la staccata, e penso che possa diventare uno dei migliori in quello nella MotoGP. Chiaramente non ci si può aspettare nulla per varie cose, è un rookie, come dicevo, arriva dalla Superbike e deve imparare, e soprattutto sale su una moto non competitiva, e questo ad oggi fa molto la differenza. Sale sulla moto peggiore della griglia, e se fosse salito su una migliore sicuramente parleremo d'altro. Per quello che ho visto di Toprak in Superbike, io penso che sia un pilota che il talento ce l'ha, sicuramente non così eclatante, ma potrebbe essere quel pilota che, come ha detto Gino Borsoi, è camaleontico, e a primo impatto mi trovo d'accordo, poi magari mi sbaglio, però potrebbe essere uno di quei piloti che ha quel talento di potersi adattare subito a certe dinamiche ed andare abbastanza bene sin da subito per essere già ad un livello sopra di dove dovrebbe essere. Quindi niente giudizi, come faremo poi per tutto il prossimo anno, però fatemi sapere nei commenti cosa vi aspettate dal turco l'anno prossimo.
Entriamo nell'analisi delle case europee e andiamo con la Ducati. Allora, da Borgo Panigale, un po' come la Yamaha, non sono arrivate tutte queste grandi rivoluzioni, anche perché, oltre al discorso delle concessioni, il 2026 è un po' un anno di transizione dove è tutto abbastanza fermo, senza particolari sviluppi come i motori, quindi vedremo più cose riguardanti l'aerodinamica e poi perché servono a poco, dato che nel 2027 si riparte da zero, quindi c'è chi investirà di più sul 27 rispetto al 26 e quindi la Ducati comunque qualcosa ha portato, come Celestino Vietti che ha sostituito Morbidelli facendo 24 giri e hanno portato 2 livree spettacolari per il centenario della Ducati che speriamo che metteranno anche l'anno prossimo. Ok, basta, finito. Passiamo alla... No, sto scherzando, non è finita. Diciamo che la Ducati non ha portato nessuna novità ciclistica, ma ha lavorato di più su quelle cose che non si vedono, tipo l'elettronica e tutte quelle cose. Infatti c'è stata un'elettronica nuova, ma anche una nuova carena che ha un gradino molto più carenato e che va a congiungersi direttamente sull'ala laterale un po' in stile Aprilia. È una cosa fatta per fare da corridoio ai flussi d'aria calda e migliorare l'efficienza del raffreddamento ed è una carena pensata per generare effetto suolo che nella parte bassa riprende la GP25 mentre in quella mediana riprende un po' la Yamaha V4 e la KTM sempre per favorire l'uscita di aria calda. Ha girato bene Bullega, non solo per il buon tempo in classifica, ma proprio perché queste sono le giornate che servono a Bullega oppure Toprak per prendere confidenza con la moto e imparare a guidarla, soprattutto venendo dalla Superbike. I weekend di 3 giorni che ha fatto Bullega a Portimao e Valencia sono molto più difficili in termini di apprendimento, perché è tutto più frenetico e non hai molto tempo per imparare a modo. Aldeguer e Alex Marquez hanno fatto il miglior tempo con la carena della GP25 che non sembra aver dato brutte sensazioni ai due piloti del team Gresini dopo che ci sono state tutte le discussioni sul confronto GP24 e GP25 e va segnalato che Alex Marquez, come già sapevamo ma lo ripetiamo, dal 2026 avrà un trattamento ufficiale con una moto full factory. Infatti, come riporta anche motorsport.com, avrà lo stesso trattamento di Di Giannantonio ma non avrà più di quello che ha avuto finora, mentre sarà da capire il tipo di motore che sceglierà la Ducati per i team satelliti, quindi per Morbidelli e Aldeguer, dato che gli altri hanno tutti il trattamento ufficiale, perché appunto i motori sono congelati e gli ufficiali avranno il 2025 come è stato deliberato a inizio anno, mentre per gli altri rimanenti bisognerà decidere se sarà il 25 o il 24. Quindi o tutte le moto Ducati avranno il motore 2025 l'anno prossimo, oppure solamente gli ufficiali potranno avere il 25 e quelli clienti, in questo caso Morbidelli e Aldeguer perché non sono ufficiali, potrebbero avere il 24. Bagnaia ha riportato che è stata una giornata positiva e che la nuova moto è una buona base. Nel time attack abbiamo visto anche che ha commesso un errore, infatti è scivolato, ma ha detto che ha avuto un passo migliore rispetto al weekend di gare ed era più incisivo in frenate nella gestione della gomma dietro. E che salvataggio di Aldeguer all'ultima curva, questo è il frame per chi lo vede la prima volta, ovviamente non posso farvi vedere le immagini in movimento, ma comunque sì, l'ha salvata, anche se lo vediamo in questa maniera qui, cioè veramente si vede proprio che era a terra, ma se mandassimo le immagini in movimento la salva, cioè è una cosa incredibile. La KTM è sempre una di quelle che porta aggiornamenti aerodinamici che balzano sempre all'occhio in ogni test, ma prima Bastianini ha provato una nuova sella che era in programma già da un po'. Sembra banale, ma una nuova sella cambia le rigidezze, il passaggio dello scarico e il serbatoio, quindi è sempre tutta una combinazione di dettagli che possono fare la differenza, mentre la KTM in generale ha portato 2 carene diverse, in cui una ha la parte inferiore più liscia con uno spigolo e varie prese d'aria, mentre l'altra ha un grande convogliatore in stile Ducati senza che ci sia un raccordo con l'ala anteriore. Ci sono anche 2 versioni del codone, uno con delle ali più pronunciate, quasi dritte, e il Mazda perché è chiuso ma con delle aperture, mentre l'altro ha un codone con un mass damper diverso, senza aperture, come se avesse tipo delle porticine, ma ha delle ali più piegate e meno alte, almeno sembra dalla prospettiva, poi magari sono uguali. E chiudiamo con l'Aprilia, che è quella che si è visto che ha lavorato più intensamente a livello di novità per arrivare al vertice. Martin ha provato un nuovo telaio che Bezzecchi ha usato per tutta la stagione, facendo 52 giri senza essere sempre al top della forma, quindi ora ha tutto l'inverno per riprendersi al meglio. Ma come dicevo ci sono grosse novità. Hanno usato la livrea camouflage e che cos'è, per chi non lo sapesse? È quel tipo di livrea che viene utilizzata proprio nei test per confondere le linee e rendere meno visibili le novità aerodinamiche o tecniche. Infatti il design camouflage è studiato per
spezzare la continuità delle forme, rendendo difficile l'identificazione dei nuovi flussi aerodinamici e altre caratteristiche di disegno. Bezzecchi è quello che ha portato avanti lo sviluppo e nonostante la livrea così si possono comunque notare certe cose come il cambiamento dell'ala anteriore che è simile a quella della Ducati ma di più alla KTM se si dovesse scegliere, anche se molto più tondeggiante verso il basso, e diciamo che la Aprilia si è molto concentrata nel cercare di migliorare la maneggevolezza e ridurre il carico, dato che ne hanno sempre avuto molto con le ali che mettevano, e sembra che comunque Bezzecchi sia riuscito abbastanza bene a ridurre i movimenti e le vibrazioni. C'è stata molta cura nella parte centrale dell'ala che ha un soffiaggio che può aumentare la portata del flusso del nuovo airbox. C'è stato un lavoro sull'elettronico ovviamente e sulla carena che è stata molto rivista. Nella parte laterale lì in basso si può vedere un convogliatore molto grande che aiuta a mantenere la corda, ma ci sono anche due versioni del codone dove sono scomparse le famose tail wing, cioè le ali che si mettono sul codone. C'è una configurazione con il classico alettone che aveva introdotto la KTM e un'altra con questo piccolo rialzo castelletto che è stato messo proprio davanti alla telecamera anteriore. Quindi la Aprilia si vede chiaramente, come dicevo, che è la casa che ha voglia di avvicinarsi il più possibile verso Ducati, sperando che questo sviluppo non vada ad intaccare il 2027 dove magari si rimane un po' indietro. Mi spiego meglio, cioè investire tanto per il 2026 per poi magari rischiare nel 2027 di dover stare a rincorrere perché molte risorse sono state spese nel 2026 dove alcuni magari si sono proprio tenuti per il cambio di regolamento. Staremo a vedere. Fatemi sapere ragazzi nei commenti quali sono le cose che vi hanno colpito di più oppure se ce n'è una in particolare, e come sempre vi ringrazio per aver visto questo video. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche perché, come vi ho detto, il prossimo video che uscirà sarà una chiacchierata con un ospite particolarmente esotico e dunque noi ci vediamo lì. Ciao!